Allora, come scenografia ci siamo, nevica anche, però fa un freddo e sarà scomodissimo. Oh oh oh! Buongiorno ragazzi! Oggi mettiamo in sfida 3 città italiane per scoprire chi ne sa di più su Bitcoin. Ora mi trovo a Torino, in piazza San Carlo, come vedete, dopodiché andremo a Milano e Roma. E sì, avete capito bene, regalerò Bitcoin, ma soltanto a coloro che risponderanno in modo corretto a 2 delle 3 domande di un quiz. Dopodiché sommeremo il numero di risposte corrette per ogni città e scopriremo la città vincente. Detto così sembra semplice, ma avremo più di 800 km da fare in giornata ed io alle 9 ho un volo in partenza per Madrid. In tutto questo, la mia sfida nella sfida è portare a termine il video e arrivare a Madrid. Pensavo fosse relativamente facile, ma non avevo messo in conto ritardo dei treni, neve, traffico, diluvi e disponibilità delle persone. Insomma, oggi ne vedrete delle belle. Oh, buonasera! Vai così. Forma. Ritiriamo sto Babbo Natale. Avresti mai immaginato di consegnare un vestito di Babbo Natale in un ufficio di criptovalute? Permesso. Che bello. Tutte le gift card che regalerò in giornata sono offerte da Young Platform, che ringrazio. Loro sono l'exchange italiano con la più alta offerta di criptovalute. Il loro obiettivo è di rendere accessibile il mercato delle cripto anche ai meno esperti, proponendo diverse soluzioni interessanti ed uniche, a partire da Young Academy, dove in modo completamente gratuito educano le persone al mondo delle criptovalute, dalle basi alle nozioni più complesse, per poi passare a Young Platform Step, dove si possono guadagnare criptovalute semplicemente camminando e completando alcuni giochi, quiz, sfide ed obiettivi, per finire con il loro prodotto di punta, l'exchange base o pro, con una montagna di funzioni per ogni esigenza. Io vi consiglio di dare un'occhiata a quello che stanno facendo, perché sono unici nel panorama italiano, e se foste interessati date un occhio al mio link invita un amico qui sotto in descrizione. Con quello, se all'iscrizione effettuerete un primo deposito di 50 euro, potete ricevere un welcome bonus di 10 euro che arriva fino a 25 se inviterete i vostri amici. Per me è sempre un piacere ospitarli all'interno dei miei video, perché stanno facendo veramente un lavorone in Italia e ogni volta che li vedo crescono e coinvolgono più persone. Ovviamente, se volete approfondirli, date un occhio anche ai vecchi video che abbiamo fatto insieme. E qua c'è l'open space con... Decisamente più grande. beh sì, abbiamo fatto un bel passo avanti. Tutte le tue gift card. Non indifferenti. Bello lì. Sacco, vestito e gift card. No! C'è anche l'elfo. Direttamente dal Thailand con furore. Oh oh oh. Il cappello, la testa è troppo grande. Possiamo provare? La signora delle pulizie. La signora delle pulizie. Merry Christmas! Abbiamo per lei un regalo direttamente dal mondo delle criptovalute. Deve rispondere a 2 domande su 3 in modo corretto. Cos'è Bitcoin? L'ho già sentito in internet, ma una banca online? No! Siamo in un ufficio di criptovalute, quindi Bitcoin è? Criptovalute. Giusto? La prima la abboniamo. Chi ha inventato Bitcoin? Questa la passiamo. Satoshi è l'unità più piccola di Bitcoin, quindi è una cosa piccolissima. Vale più o meno di 1 euro? Meno. Un applauso! Allora, questo è un buono da 10 euro, questo lo riscatta e ha 10 euro di buoni in Bitcoin. Grazie mille. Niente. Buona serata e buon Natale. Ma è vero? Sì. E se questi tipo me li intasco io? Opla! Vamos! Ma ora torniamo al freddo e vediamo per strada che si dice di Bitcoin. Sarà abbastanza imbarazzante e capirò come si sentono le persone che fanno volantinaggio oggi. Ah, non vi avevo ancora detto, nascosti in questo video troverete diversi codici coupon per riscattare Bitcoin su Young, quindi prestate molta attenzione a tutte le immagini. Questo video nasconde più di 200 euro e alla fine ci sarà una super sorpresa. Io vi chiedo solo un like di supporto. Buongiorno, volete vincere dei Bitcoin? Gratis. Volete vincere dei Bitcoin gratis? 10 secondi, completamente gratis. È gratis, sono soldi gratis. È un quiz di 10 secondi. Buongiorno, stiamo girando un video dove regaliamo Bitcoin. Sono soldi gratis. È più facile andare da persone che sono ferme piuttosto da gente che si muove perché scappano. Posso farle le domande? Cos'è Bitcoin? È una criptomoneta. È una criptovaluta. Giusto. Una criptovaluta. E fin qua ci siamo. È tipo una moneta virtuale. Esatto. Chi ha inventato Bitcoin? Adesso mi metti sul difficile. Ma mi confondo, era mica un giapponese. Il nome ricorda qualcuno di giapponese, però non si sa se sia una persona o un gruppo di persone. Tipo Yoshimoto, una roba del genere. Non lo sai?
Un asiatico. Ricordi il nome? Non si sa se sia una persona o un gruppo di persone. No. Questa è molto difficile, nessuno per il momento me l'ha risposta. No, già sai che so cosa. No, non lo so. Un Satoshi è l'unità più piccola di Bitcoin. Vale più o meno di un euro? Vale più di un euro. No, la risposta corretta è che vale meno di un euro. A sto punto ti direi più. No, vale meno di un euro. Vale più di un euro. Meno. Sei la prima persona che me lo risponde giusto. Quindi hai vinto questo buono. E buon Natale, buone feste. Grazie. Buona giornata. Torino si sta popolando ed è più facile fermare gente, si creano accalcamenti. Very nice. Buongiorno, posso disturbarti? Forse l'affermazione posso disturbarti non è la migliore a livello marketing. Forse posso regalarti dei soldi è meglio? Ma anche quella non mi sembra funzionare molto. Buongiorno. No, Zanetti. La prima domanda è che cos'è Bitcoin? È una moneta virtuale. Una criptovaluta. Una criptovaluta. Esatto. Una criptovaluta. È una criptovaluta. È una moneta veramente bit, anni 60. No. È una moneta peer-to-peer digitale, la possiamo usare così, può essere un asset. Chi ha inventato Bitcoin? Non si sa chi l'ha inventato. E fin qua ci siamo. Ok, nome giapponese. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. So che è stato inventato 4-5 anni fa più o meno negli Stati Uniti. È un signore, non ricordo il nome, giapponese, finlandese, c'è un nome... Non certo io. Satoshi Nakamoto. Sei la prima persona che l'ha detto giù. Un Satoshi è l'unità più piccola di Bitcoin. Vale più o meno di un euro? Vi state giocando alla sfida tra città? No, un Satoshi è 0,701 e vale 0,0004 centesimi. Che ne sai te? Devo registrare un video su Bitcoin, qualcosa dovrò essermi informato anche. 1, 2 e 3. Buona giornata ragazzi, buon divertimento, grazie. Mi fido di te. Meno. Risposta corretta ragazzi, siete tra i pochi che me l'hanno risposta giusta. Ecco per voi, scaricate l'applicazione, mettete dentro il buono e avete 10 euro in Bitcoin gratis. Potete farci quel cavolo che volete. Buon Natale, buone feste. Molto di più. In che momento? Perché In questo momento. Non lo so. Ti dico che un Bitcoin vale 50.000 dollari. Più di un euro. Ma dipende da quanto vale l'euro. Adesso molto poco, per cui non saprei confrontare. Se dovesse provare? Uguale. Più o meno, ha due possibilità. Io do la terza. Molto di più. No, mi dispiace, un Satoshi vale molto meno di Bitcoin. In questo momento In questo momento. il Satoshi vale meno di un euro. Posso abbracciarti? Sei la prima persona che le risponde. Io sono anche sul tuo gruppo Neil, però non lo guardo mai. Però... Ma sei un grande cazzarola. Grazie. Ora, di corsa in modo imbarazzante, con la mascherina, corriamo e andiamo a Milano. Fa un freddo cane, non avete idea. Ma tiriamo le somme di Torino. I torinesi mi hanno risposto giusto a 15 delle 33 domande, in percentuale 45,45%, aggiudicandosi quindi un bel 4,5. Ora, vediamo se i milanesi arrivano alla sufficienza. Qui ci devono ancora dare il binario, se va avanti così. Che palle correre ogni volta però. A tema Natale, pausa forzata, cioccolata calda perché il nostro treno è in ritardo di 30 minuti. Già dobbiamo correre, corriamo ancora di più. Allora, alla fine il treno ha 76 minuti di ritardo, quindi noi avevamo 2 ore a Milano, ne avremo soltanto una per riuscire a vedere quanto ne sanno qui a Milano di Bitcoin. Sarà una corsa contro il tempo, veramente, per riuscire a filmare, però io voglio vedere il Duomo con l'albero, la neve. Allora, sarebbe troppo facile dire non faccio Milano, vado direttamente a Roma, però è una sfida anche per me, quindi cerchiamo 10 persone e proviamoci e vediamo il Duomo. Che bello! Ma quanto bello è il Duomo con la neve, l'albero. Ah, Natale è sempre la cosa più bella. Ora dobbiamo regalare Bitcoin però. Volete partecipare? È un quiz facilissimo. Soldi gratis. Dato che qui in Duomo c'è un nevischio bellissimo, però sta ammazzando la fotocamera e i microfoni, andiamo sotto in galleria. Volete partecipare a un quiz? Li regalo realmente? Davvero non dico. Regalo porzioni di Bitcoin. Quanto? 10 euro in Bitcoin. Se mi indovini... Volete partecipare? Li regalo realmente? È un quiz. Che cos'è Bitcoin? Il Bitcoin è una criptovaluta. Una moneta virtuale. Ok. Una criptovaluta. Una criptovaluta. Con una moneta. Tanti soldi. No, è una criptovaluta. Una criptovaluta. E la prima è già giusta. Chi ha inventato Bitcoin? Satoshi Nakamoto. Hanno un nome o ha un nome? Bitcoin.
No. So che ci ha investito Elon Musk, però... Io non ho capito bene il Bitcoin. Non so. Un Satoshi è l'unità più piccola di Bitcoin. Costa più o meno di €1? Un Satoshi, giusto? Un Satoshi è l'unità più piccola di Bitcoin. Costa più di €1. Costa meno di €1. Ecco qua. E buon Natale. Un Satoshi è l'unità più piccola. Secondo me è meno. I buoni sono vostri. Siamo ricchi. 1, 2, 3, 4. Buona giornata. Ciao ciao, grazie. Molti zeri un Bitcoin. Di meno? Confermate? Sì. Un Satoshi vale molto meno di €1. Uno a te, uno a te, uno a te, uno a lei e uno a lei. Buon Natale. No, il meno. Meno? Quanti soldi? Grazie! Oh, credo meno? Hai vinto. Buon Natale. Grazie mille anche a Ciao. voi. Altre 2 persone, poi corriamo. È tutta una corsa oggi. La prima domanda è: che cos'è Bitcoin? È una criptovaluta? È una moneta virtuale. È una criptovaluta? Basta, non devi dire altro. It's a coin. Esatto, è una criptovaluta. Non ne ho la più pallida idea. Chi ha inventato Bitcoin? Non ne ha idea. Satoshi Nakamoto, te lo dico io. Non lo so. Allora, so che non si sa il creatore. Nakamoto. Satoshi Nakamoto, grande. Sei la terza persona in tutta Italia che mi risponde giusto. Ah sì? Ciao, vado. Un Satoshi vale più o meno di €1? Ricorda che è l'unità più piccola, 0,1 centesimi di centesimi di Bitcoin. Di più. Vale molto meno di €1. Più di €1. Vale molto meno di €1. Meno. Per me è di meno di €1. Confermate? Sì. 1, 2 e 3. E buon Natale. Vale più o meno di €1? Meno. Vale molto meno di €1. Grande, oh! Veramente? Ne sai del mondo delle criptovalute? Ciao ciao. Il bambino, oh. Meno. Giusto, vede che ha fatto giusto almeno una domanda, le regalo il buono. Buon Natale a voi. Il 90% delle persone non ne sa niente di Bitcoin, come lei, e quindi è anche giusto che lei mi risponda non ho idea di cosa sia. Non si sa se sia una persona o un gruppo di persone. Ho capito, ma è di origine giapponese, cinese o che ne so Potrebbe io? essere di origine Deve essere giapponese. anche un cinese. criminale allora. Dentro comunque trova un buono di €10, se lo apre può riscattarlo. Se lo apre esplode. Spero che siano 10 le persone, ma non abbiamo più tempo, quindi qui c'è l'entrata della metro. Andiamo in metro, direzione Roma. Christmas. L'hai filmato il bimbo con "non è veramente Babbo Natale"? Come non è veramente? Guarda che bello che sono. Vamos! Il treno che avevamo è stato perso, però abbiamo registrato in Duomo. Proviamo ad arrivare a Roma. O ci buttiamo dentro, prendiamo quello dell'ora dopo, o andiamo a chiedere. Allora, ci hanno cambiato il biglietto gratis, fortunatamente, per il casino che è successo a Torino stamattina. In cambio la tipo ha regalato un buono in Bitcoin. È stata gentilissima, quindi Merry Christmas anche a lei. Mamma mia, che duro, che corsa! E abbiamo anche il cibo. Ora 3 ore di treno, finalmente possiamo sederci, riposare, mangiare e ricaricare le batterie soprattutto. Ma il totale di Milano 17 su 30 e con il 56,67% scavalcano Torino in vetta e si piazzano momentaneamente al primo posto. Ma non siamo ancora arrivati alla sufficienza. La capitale ora farà il miracolo? Allora, il treno arriva alle 6:20 a Roma e noi abbiamo l'aereo alle 9 da Fiumicino. Quindi in 2 ore e 40 dobbiamo registrare, girare Roma, prendere un taxi per andare a Fiumicino e riuscire in un qualche modo a prendere l'aereo. Time quit. Allora, siamo arrivati a Roma e oltre alla neve e i ritardi, qui a Roma fuori diluvia e abbiamo 2 ore e mezza perché poi c'è l'aereo. Vediamo cosa riusciamo a fare, andiamo in Piazza di Spagna nella speranza che ci sia qualcuno e che non diluvi troppo. Vamos! Allora, siete i primi romani, quindi dovete cercare di tenere alto il livello della capitale. Ci proviamo, dai. Se rispondete a 2 domande giuste su 3, vi regalo una porzione di Bitcoin. Che cos'è Bitcoin? È una moneta virtuale? È una criptovaluta. Oh, velocissimo proprio. Bit, catena di 1 e 0, criptovaluta. Chi ha inventato Bitcoin? Un ingegnere, un informatico? No. No. Babbo, però mi metti ansia così. Mannaggia, allora. Babbo Natale. Dovrebbe essere un giapponese, però non so il nome. Però 8 anni fa su YouTube ha appena messo un video dove diceva che non è stato lui il creatore. Però non mi ricordo il nome. No, aspetta, non si sa. Esatto. Il nome di rivelare. Il nome? Centesimi di Bitcoin. Vale più o meno di €1? Di più.
No, vale molto meno di di un euro. Ma no, Marco! Sapendo che un bitcoin viene 48.000, e quanto verrà? Sicuramente meno, penso. Meno. Ragazzo, Meno. sei il primo romano ad aggiudicarsi il buono. Che buono. Ti sto regalando una porzione di bitcoin. Un pezzo di cioccolato. Uno a te e uno a te. Buon Natale e buona pioggia. Ciao. Lo sai quanto vale un bitcoin? Un bitcoin vale $50.000, però considera che sono centesimi di centesimi di centesimi. Guarda, ci stai mettendo fuori strada. Ci sta mettendo fuori strada. Quindi è più di un euro. Ragazzi, dovete fidarvi di Babbo Natale, però è meno di un euro. E che ne so, perché avevi detto troppe volte meno, quindi ho detto magari Ci stai mettendo fuori E buon Natale. Una controfferta, tipo noi li rivendiamo. Tu che ce l'hai regalati. Puoi rivenderli e andrete a prendere un gelato. li rivendiamo a 20 euro. 20 euro. Come avete appena visto, alla fine davo la gift card anche a chi sbagliava tutte le domande. Dopotutto è Natale e io sono Babbo Natale. Noi in Piazza di Spagna ci siamo arrivati, eccola qui. Però c'è il diluvio universale. Poteva andare meglio? Sì, poteva andare anche... Madonna il lampo! Poteva andare peggio, ma poteva andare anche molto molto meglio. Però il cartello regalo Bitcoin e Babbo Natale è arrivato anche a Roma. Che bello che qui a Roma si fermino loro a chiederti cosa stai facendo. Molto più outgoing. Allora, da Roma pioggia, speriamo di riuscire a prendere l'aereo adesso, perché se no ci fermiamo a Roma e prendiamo altra pioggia. Ha mai portato un Babbo Natale in taxi? No. Lei ne sa qualcosa di Bitcoin? No. Quindi infine, qual è la città che ne sa di più su Bitcoin? Ad ora la classifica dice: primo posto Milano con il 56,67%, secondo Torino con il 45,45%, a Roma a causa meteo e ritardi sono riuscito a fare solo 9 domande e le risposte giuste sono state 4 e con un risultato percentuale del 44,44% Roma purtroppo si piazza all'ultimo posto. Comunque ragazzi, con questo video è inutile ogni riflessione statistica. Le domande erano solo 3, di cui una a fortuna. Il campione era completamente casuale e le persone intervistate erano troppo poche. Però se prestate attenzione in tutto il video potete notare che più l'età delle persone si abbassava, più la percentuale di risposte giuste si alzava. E una delle poche persone che mi ha risposto giusto a tutte le domande era un bambino. E oltre a questo, l'altra cosa che si può notare è che l'educazione su questo tema è ancora mediamente scarsa. Quindi io vi invito ad informarvi sul tema. Magari utilizzate anche Young Academy, che è gratuito. Poi se volete spingere qualcuno ad informarsi o volete fare un regalo particolare, con Young potete regalare a chiunque vogliate gift card simili a quelle che ho regalato io oggi. Io vi lascio il link in descrizione e vi ricordo che non serve essere iscritti a Young per regalare queste gift card. Detto questo, buon Natale a tutti e con Milano, la città vincente, faremo qualcosa di curioso. Quindi iscrivetevi se non volete perderlo.